Oggi vi porto alla Milano Games Week 2024. Dopo la delusione di Lucca avevo bisogno di una fiera come questa. Nonostante siamo andati di domenica e l'affluenza di persone era tanta, 125.000 biglietti, ok, Lucca ne ha venduti di più, ma Lucca è anche molto ma molto più grande, si camminava benissimo in questi due padiglioni che alla fine erano 4, 2 uniti. Un consiglio, andate con un giubbotto molto leggero in modo che si possa mettere via nello zaino, perché tipo il mio amico Stefano è venuto con un giubbotto bello invernale e si è dovuto tenere a braccio tutto il tempo. La prima impressione che mi ha dato è una vastità enorme di console, videogiochi di ogni tipo, di ogni età, di ogni genere da provare gratuitamente. Il paese dei balocchi. Insomma, c'era veramente l'imbarazzo della scelta. Dove ti giravi c'era una console libera che potevi provare. Cioè, mi sarei chiuso lì praticamente alla prima console che trovavo libera. Però dici, hai una sola giornata e si sa che con le fiere una giornata a volte non basta. E invece ce la siamo girata proprio tutta, abbiamo visto qualsiasi cazzo di stand, dal più grande al più piccolo, tant'è che ho incontrato anche un ragazzo che seguo e mi sono poi dimenticato di comprare un disegno suo originale. Scusa Matteo. Io lo seguo a lui e l'ho riconosciuto dai suoi disegni. Vabbè, intanto come ti chiami? In kart Matteo di nascita, da quando ero piccolo, sempre disegnato. Poi dopo, tramite un po' la scuola, le medie, le superiori mi sono un po' bloccato perché era un percorso un pochettino più tecnico. All'università, sempre ho fatto un percorso tecnico, però è rinata un po' questa passione mia per il disegno e adesso sto continuando. Perciò speriamo almeno come un secondo introito, un secondo lavoro, oppure può anche diventare il primo. Speriamo di vedere almeno che si realizzi questo sogno, questo piccolo sogno che ho da un po' da sempre. Mi raccomando, seguitelo, link in descrizione, è bravissimo. Ho visto poi una quantità di cosplay che secondo me poi sono l'anima della fiera e nonostante siano 20 anni che vado a queste fiere non mi sono mai messo lì a fare il mio costume. Quanto ti pesa tutto questo costume? Penso, allora queste saranno 4-5 kg, tutte le code. E il costume è abbastanza leggero in realtà, cioè più o meno, questo è cuoio, quindi vabbè. Non lo sento, la palla è pesantina. Posso? Vai. Vabbè dai, però da portare in giro tutto il giorno comincia a diventare un bel peso. No, ma non è tanto per la pesantezza, è che più che altro dovrei, farla... Cosplay bellissimi e fatti veramente bene. Poi ho incontrato anche questi ragazzi che aiutano altri cosplay a prepararsi prima dell'esibizione. E sì, perché a ogni fiera che si rispetti c'è sempre la gara dei cosplay. Noi siamo qua per dare dei consigli di interpretazione nel cosplay, in particolare lui ha studiato recitazione, io ho studiato danza e canto e quindi applichiamo le nostre conoscenze nel cosplay. Ma è bellissimo questo costume! Chi sei? Che personaggio sei oggi? Vecchietto. Sei un vecchietto? È bellissimo! Una delle cose che mi ha impressionato di più è l'impegno che ci hanno messo delle persone, cioè praticamente dei privati, a costruire delle scenografie come questa qua di Star Wars. Un'avventura interattiva dove tu praticamente fai un tour, giri tra i vari posti di Star Wars. Link in descrizione per tutta l'avventura di Star Wars. Avventura. Però carino, mi è piaciuto tantissimo. Mi ha fatto sentire bambino. Dopo aver fatto una fila di 5 minuti, non come... Ieri erano 4 ore di fila, oggi già meno. Oggi sono meno di 4 ore, allora dai. È molto interessante. Il giro dura più o meno una decina di minuti, soprattutto perché è totalmente gratuita. Mi avevi già convinto al ciao. Siamo entrati e ci hanno fatto un breve briefing sulla missione che c'era da svolgere. Prima regola qua dentro, tenetevi stretti i portafogli perché già vaccinano tutto. Dopodiché ci siamo ritrovati subito immersi in queste ambientazioni di Star Wars curate benissimo.
la nostra guida mi faceva spaccare. Ma ci sono quelle belle, tirate fuori le macchine fotografiche, Quello è poco da Star Wars però, tutta la galassia, Che micia, intendevo quella fare. Allora ce l'avete il credito? La missione praticamente consisteva nel seguire le sue indicazioni, prendi questo oggetto, scambialo con questo, vai di qua, vai di là. E poi alla fine ci attendevano loro. Dice Sua Altezza, come sono? Ho adorato questa cosa, guardando l'impegno che ci hanno messo queste persone. Tra l'altro non ho visto neanche un marchio Disney, quindi proprio privati. Devo dire che mi hanno fatto sentire per un po' bambino. Io proprio a un certo punto, stando al gioco, mi sono fatto trascinare ed è stato molto carino. Ma questa non era l'unica esperienza presente dentro la fiera. Per esempio c'era questa qua dei Ghostbusters. Ma che figo! Ma quanto mi è venuta bene questa scena, con giochi, piccole chicche, tipo lo zaino protonico, guardate quanto cazzo è fatto bene. E poi non poteva mancare la Umbrella Italian Division. Poi loro sono i maghi della scenografia, dei tour horror, dei spettacoli dal vivo. No, aspetta. Qui adesso rischierò le botte, anche perché non sono piccoli, sono tanti. Però devo dirvi una cosa, io vi voglio bene e apprezzo tantissimo il lavoro che fate. Porca miseria, avete anche un elicottero, io non so come... dove tirate fuori, cos'è quel mezzo per esempio? Però vi manca una cosa fondamentale e ve lo dico con il cuore in mano: la recitazione, ragazzi. Chris Redfield. Wesker. Isaac. Ma che bella coppia di topi di foglia. Sei sempre così spiritoso, Chris. Purtroppo non ho tempo per scherzare con te, ho una tabella di marcia piuttosto serrata. No? Tu stai facendo il tour e fare il tour servirà soltanto a farti soffrire di più. Devi dirmi subito quello che voglio sapere. In cambio ti prometto che morirai senza soffrire. Va al diavolo, Wesker. Le tue promesse senza onore non hanno senso per me. Secondo me un professionista dovreste consultarlo, un po' per le battute, un po' anche per le scene da costruire insieme. Chi sono io poi per giudicarvi? Beh, è il mio lavoro, un po' ci capisco, quindi avete fatto 30, fate 31. Un piccolo direttore artistico, piccolo regista che vi dà due dritte, no? Voi le scene le avete costruite molto bene, l'attacco dei zombie, gli spari, bellissimo. Però... dai, non mi volete male, per favore. Per il resto poi siete il top, vi voglio bene. Comunque miglior attore lo zombie. Ha preso dalla mamma. Ah sì, lei era bravissima invece. Poi in teoria ero venuto a vedere il loro spettacolo proprio perché ci sarebbe stato come ospite Shinji Mikami, nonché il padre di Resident Evil, il direttore artistico che insomma ha dato il via a tutta la saga di Resident Evil. E penso che se l'avessi incontrato, tra l'altro mi ero portato dietro una copia fisica di Resident Evil 2 della PlayStation 1, penso che l'avrei chiamato papà. Quanto cazzo ci ho giocato a Resident Evil 2. E sì, poi a me piacciono tantissimo i videogiochi, specialmente quelli retro. E qui, a questa fiera, come ho detto prima, era veramente strapiena. Ogni angolo c'erano delle console da provare, Switch, PlayStation 5, computer, cabinati, flipper. E ogni tanto ci cascavo. Qui ho perso malissimo. Mi sono pure dimenticato come si giocava a Mario Kart. Pure a sto flipper lasciamo stare. Persino Stefano, che non è un grande giocatore di videogames, si è preso bene e si è messo questo VR per fare tipo tiro a piattello simulato, adesso mi ricordo, e gli è anche piaciuto. Praticamente loro propongono un simulatore dove tu hai la possibilità di utilizzare la realtà aumentata tramite il VR per provare
quello che è l'esperienza del tiro a segno dell'aria compressa a 10 metri con la pistola e la carabina, oppure c'è anche il simulatore per il tiro a volo. Ovviamente vabbè, è più un gioco perché non hai un'arma reale in mano, non hai le reazioni fisiche dell'arma, però insomma è molto carino, divertente. E io ne ho approfittato per andare un po' in giro, ho beccato nello stand della Kia una ragazza che tra l'altro conosco da un bel po' di tempo, che seguo, che fa dei cosplay fantastici, link è sempre in descrizione, seguitela, è bravissima. Quanti anni sono ormai? Ho iniziato a fare cosplay nel 2012 e continuo appunto a sfornare sempre nuove armature, nuovi cosplay, nuovi progetti e sono tutti i miei personaggi preferiti. Oggi cosa fai qua? Oggi sono qui a lavorare appunto allo stand di Kia Laners Lab e sono qui come figurante per fare foto e video con le persone, perché appunto il cosplay può anche diventare una sorta di lavoro oltre che una bellissima passione. Nome? Elisa. Elisa, come hai cominciato? Ho cominciato circa nel 2012-2013. Tornando alla fiera, per esempio, questo stand della Kia non ha presentato solo le sue macchine e basta, è rimasto a tema fiera, ha messo lì cosplay, ha messo lì delle postazioni per giocare, addirittura pure dentro la macchina si poteva giocare a League of Legends. Insomma, non ho visto questi grossi stand che occupano metà fiera e vendono cose che uno può comprare su internet a prezzi più agevolati. Per esempio la Hasbro invece, che si è presentata con tutte queste figate, ha messo dei prezzi improponibili. Ma che senso ha? Almeno metti uno sconto, un'agevolazione, qualcosa per invogliare la gente alla fiera di comprare le tue action figures, perché se no io le compro su internet e quando saranno scontate da altri venditori che non sia la Hasbro. Volevo portarmi a casa una bella action figures come un Transformers o una action figures magari della Marvel, insomma qualcosa come in ogni fiera a cui sono stato, ma niente, qui non c'erano sconti. Nessuno mi ha fatto uno sconto di fine fiera di domenica e allora niente, mi sono buttato sui giornaletti porno e per esattezza... Salve, sa cosa consigliarmi? Come no? Se mi dici cosa già ti piace, ne hai già qualcuno? Mi piacciono le ragazze. E queste piacciono a tutti quanti. Però di che tipo? Più formose, più longilínee? Ti interessa più la trama, ti interessa più lo stile di disegno? La trama. Sì, è uno da porno per la trama. Diciamo sì. Quelle situazioni un po' assurde, inverosimili. Allora, assurdo e inverosimile, abbiamo questo, che è una storia unica di un virus che trasforma gli uomini in donne. Trasforma gli uomini in donne? Sì. Allora, questo che è una raccolta di brevi storie, ok, sono tante storie tutte diverse. Quello che è bello è che l'autore per ogni storiella di sole 24 pagine ci mette sempre qualcosa, un colpo di scena, una situazione che ti lascia il sorriso. Che ti lascia il sorriso. È uno stile di disegno molto pulito e molto tondeggiante. Vabbè, niente roba di violenze, cose strane, no? Quelli ne abbiamo pochi. Se ne volessi ci sarebbe Linda, che è cattivo con le sue ragazze. Cattivo proprio. Sì, le ragazze qua sono sottomesse e subiscono. Ho comprato il mio primo giornaletto porno. 2, più il poster, mi hanno anche dato il poster come cliente affezionato. C'è sempre una prima volta, dai, e nel dubbio non ho stretto la mano al tizio. Però grazie mille per le informazioni, è stato un vero professionista. Ed è stato anche carino, mi ha dato addirittura non uno ma 2 poster, non so se sia sbagliato o mi ha voluto regalare veramente 2 poster che vi faccio anche vedere. 1 e 2. Belli, eh? Dopo li appendiamo. Dai, adesso non pensare male che compro i giornaletti porno, è la prima volta. Tra l'altro devo anche aprirli, non mi ricordo neanche dove li ho messi. Vi direi, li sfogliamo insieme, ma non si può. E ritornando al discorso stand, c'era questa banca che ha tirato su questa free play area, bellissima. Tu entri, ti siedi e giochi a qualsiasi roba, quello che ti pare. Non c'è un tempo limitato, eccetera, ti metti lì e provi. E qui abbiamo incontrato dei veri youtubers, non come me che... E qui ho incontrato Massimiliano, alias Seva Gamer, e ci siamo messi un po' a chiacchierare. Ma lo sai, te facevo più grasso su Instagram? Sarà la barba, e che te devo dire? Quella che mi frega, c'è chi sfina e chi... Sono 2 look che ti perdo ogni volta. L'ultimo look, cazzo, stavo facendo l'aperitivo, ho detto, vedo la storia, no, è dall'altra parte del look, ma che ti sei in culo, mo? No, comunque... Stavi pure a Lucca? Stavo pure a Lucca, ma sono 2 anni che te perdo per un pelo, perché una cosa per l'altra
Guardo la tua storia, lo so, poi io non me lo organizzo. È complicato. Quest'anno ho visto la storia e ho detto all'1:30 porco 2 devo stare qua. Grazie mille. No, bello, ma di che anno sei poi? Io sono del 79. Del 79? Ti faccio un pischello come me. No, io sono dell'86. Sei un pischello. Sì, poi c'era anche Yutobi che era sempre impegnato di fretta, però una stretta di mano sono riuscito a scambiarla con lui. Ciao! Scusa, un'altra leggenda, tutte e due insieme, guarda. Ciao Presidente, Iva, faccio solo una foto. scusa, sì, prego. Vabbè, Massimiliano, è stato un piacere. Piacere mio. Grazie mille di tutto. Raccontami cose dalla Russia. A Mosca? Mosca 100, sì. Grande Massimiliano, volevo quasi abbracciarlo per quanto è gentile e naturale sto uomo. Peccato che non mi sia accorto che c'era Davide Di Tolla vicino a Seva Gamer. Scusa Davide, io proprio ero super concentrato a fare una buona ripresa. E la Milano Games Week non è solo videogiochi e fumetti, ma è anche campionato di Blade. Io pensavo che non ci fossero neanche più, c'è addirittura il campionato. L'ultimo l'avevo dato in uno stinco a mio fratello e non ci abbiamo più giocato. Ma anche un modo comunque per giocare con gli amici, a biliardino, a scacchi o con persone che non conosciamo, tanto più o meno abbiamo tutti lo stesso interesse lì, quindi è difficile non andare d'accordo con le persone che incontri alla fiera. Sfiderai personaggi da ogni parte del mondo a Tekken, ti potrai anche fare una foto con Tom Nook di Animal Crossing. Per rimorchiare le ragazze, ti vesti da... Io sono sua, lo dico, basta essere così. Non vi dico che film si è fatto il mio cervello in quei 0,02 nanosecondi, vi dico solo che ero già arrivato anche ai titoli di coda. Ah, ma c'è anche l'allenatore. È vero, c'era anche lo stand che ti gradava le carte, quindi c'erano tante carte dei Pokémon come Pikachu, perché ho detto Pikachu, e di ogni genere. Tu andavi lì con le tue carte, potevi comprare quelle già gradate o fartele gradare. Insomma, io ho adorato questa fiera perché la varietà di cose e persone che ho visto qui mi sono mancate a Lucca e a Romix quest'anno. Non voglio dire che adesso le altre due siano da buttare, anzi è dal 2015 che vado sia a Romix che a Lucca. Ho saltato magari qualche edizione, lavoro, impegni vari, però mi dispiace non aver mai fatto la Milano Games Week perché l'ho trovata veramente una fiera ben fatta. Poi magari quest'anno mi è andata pure di culo, magari gli altri anni era disorganizzata, però ho trovato poco commercial e tanto divertimento. Io mi sono sentito quasi un bambino e direi che quando una fiera riesce a farti sentire come quei momenti bellissimi che abbiamo passato davanti alla nostra prima console, spensierati a giocare le carte dei Pokémon con gli amici, ha vinto. Secondo me in quel momento ha vinto. Se proprio dobbiamo trovare dei difetti, magari 20 euro di parcheggio e 25 di biglietto, io spero che non diventi lo standard di tutte le fiere, come Lucca. E poi soprattutto aggiornate sto indirizzo, perché io sul sito ho seguito le indicazioni, essendo la prima volta che vado alla fiera di Milano tra l'altro, ho seguito le indicazioni e mi ha portato qua in mezzo al nulla. E quindi fatemi sapere cosa ne pensate, questa è la mia versione, poi magari qualcuno si è trovato malissimo a sta fiera. Non sono andato di sabato che era sold out, magari sabato era un caos che non si poteva camminare. Io andando di domenica mi sono trovato benissimo e spero di rifarla anche il prossimo anno.